il Corno Piccolo. Situato nel massiccio del Gran Sasso, è una delle uniche montagne, insieme al suo fratello Corno Grande all'infuori delle Dolomiti, ad essere costituito quasi interamente in dolomia. Le sue pareti estremamente ripide, lisce e scintillanti la rendono una delle montagne visivamente più belle di tutto l'Appennino, nonché una delle più tecniche di tutto il massiccio. Partiremo dai prati di Tivo di notte, a quota 1500 metri. Il sentiero non dà tregua, dritto per dritto senza una curva e senza mai mollare la salita. Scaleremo la parete nord, la neve sfonda fino alle ginocchia o peggio. Infine entreremo nel canale Sivitilli, dove la pendenza sale fino ai 60 gradi. Signori, buongiorno da Prati di Tivo. Siamo su quota 1500, ora 1600, sono le 5 e mezza del mattino e stiamo tentando l'ascesa al Corno Piccolo in invernale attraverso il canale Sivitilli. È il 29 dicembre, potrebbe fare molto più freddo, invece c'è un leggero giannizzo che ci sferza la faccia, la temperatura è poco sotto lo zero, quindi comunque ampiamente sopportabile. Avevo fatto la notte in camper per poterci svegliare così presto e attaccare direttamente al sentiero e adesso proseguiamo nel buio fino all'attacco del canale. Oh, bella rozzetta. Bene signori, abbiamo fatto i primi 500-600 metri di dislivello, siamo a quota circa 2000, dietro c'è il paretone del Corno Piccolo, dobbiamo scalare, non si vede, si iniziano a vedere le primissime luci dell'alba alle mie spalle, ecco si intravede un bagliore. La neve insomma non è nelle condizioni ottimali perché ha nevicato 10-15 cm qualche giorno fa e quindi è un po' sfondosa, non è l'ideale per fare canali, però non ha nevicato neanche così tanto da impedirlo insomma. Quindi niente, adesso continuiamo ancora un po', mancano ancora circa 600-700 metri di dislivello alla cima. No, io prendo, oh madonna, questa è la forza che c'hai, la distribuisci uniformemente. Ma sto sudando, hai freddo? No, basta così. No, dammi solo quello esterno. Eccoli signori, i colori dell'alba si stanno iniziando a far sentire, siamo su uno dei tratti ripidi ma non il più ripido perché è quello che precede l'inizio del canale, avremo delle roccette da scalare più avanti, poi riagganceremo uno dei vari sentieri estivi e finalmente potremo iniziare il canale. Qual è la cosa meravigliosa di scalare in Abruzzo? Che dietro di me sta sorgendo l'alba ma c'è anche il mare Adriatico. Ed è uno spettacolo incredibile. Qui abbiamo la neve, ambiente completamente alpino, mentre di lì c'è il mare, dove se sei coraggioso puoi anche fare il bagno a dicembre. Aspetta. Oh, abbiamo superato un pezzo di ravanage non indifferente, che è questo canalino alle spalle, che è tutto fatto di neve sfondosa ed erba. E mamma mia, una fatica a salirlo, la neve non tiene. E questo potrebbe darci un presagio di quello che sarà poi il canale, di cui tra l'altro si vede l'attacco che è proprio lì sopra, lì, una di quelle bocchette là. E adesso mancano pochi metri e finalmente potremo attaccare il canale e scoprire se le condizioni sono buone. Nel frattempo il sole si sta levando alle mie spalle. 7:30 vuol dire che siamo in cammino da 2 ore e qualcosa. Dislivello 800? 900 metri? Sì.
600 così? 1000 circa siamo partiti. Signori, allora la salita si sta rivelando molto più estenuante del preventivato. Stiamo sfondando ovunque nelle zone ventate. Arriviamo addirittura, almeno io che peso rispetto ai pesi piuma qui che mi circondano, arrivo anche fino alla vita. È una fatica bestiale, ho i polpacci a fuoco, per fortuna mancano ancora un paio d'ore. No, speriamo, non sappiamo se il canale sarà in condizione, adesso dobbiamo andare a vedere perché la situazione un po' qui in quota non è il massimo, quindi adesso ci ficchiamo nel canale e vediamo un po' cosa succede. Sta cuocendo comunque la neve, Continuiamo la nostra salita con le picche, anche se non prendono niente. Guardate qua, proprio neve marcia, non buono. Queste sono, penso, le peggiori condizioni in cui ho scalato. Adesso facciamo questo traverso non banale ma piacevole, così almeno non sfondiamo in salita. E come dice il detto, sai, a volte è meglio fare un passo avanti, un passo indietro invece che un passo avanti. È letteralmente quello che stiamo facendo da 2 ore. Stupendo ragazzi, stupendo, amiamo il disagio. Benissimo ragazzi, siamo nel bel mezzo del canale. Guardate dietro di me che cosa abbiamo salito. I nostri amici sono avanti, ovviamente mi hanno staccato perché insomma fare montagna e fare video sono 2 cose che vanno troppo d'accordo. Ovviamente sono a corto di fiato, come in ogni video di questo canale. Questo non ci impedirà di affrontare la salita con serenità. Non so quanto manca, vorrei finisse al più presto perché sto morendo, principalmente per via dell'incredibile ravanata che abbiamo fatto per arrivare al canale. Alla fine le condizioni del canale sono decisamente meglio di quelle che ci aspettavamo. Ci sono dei punti, scusate, ho la bocca ghiacciata, ci sono dei punti in cui si sfonda un po' di più. Nulla che lo rende impossibile. Manca ancora un po'. E contavamo di salire un po' prima, a dire la verità, ma purtroppo la neve in basso ci ha fatto perdere tanto tempo. Bene signori, siamo finalmente usciti in cresta da quell'incubo di canale che abbiamo appena finito. Purtroppo la cima è alle nostre spalle, è quella qui dietro, e dobbiamo salirci. E adesso stiamo facendo una pausa, cibo e altre cose. La via di discesa è completamente ignota perché vorremmo evitare di fare il canale al contrario, anche se in teoria quello sarebbe l'itinerario giusto. E quindi ci diamo una pensata.
Signori, e finalmente dopo un'attività che era stata prevista in 4 ore, durata 5 ore e mezza, siamo finalmente sulla cima del Corno Piccolo, 2655 metri. C'è un panorama spettacolare, abbiamo il mare dietro, come ho ripetuto più volte, che è la cosa bellissima dello scalare in Abruzzo, il Corno Grande, la cima più alta d'Abruzzo di tutto l'Appennino, che è 2912 alle nostre spalle, e poi lì a seguire il Cefalone e l'Intermesoli, e dietro tutto il panorama sul lato teramano dell'Abruzzo. E adesso ragazzi scendiamo per un altro canale, non lo stesso che abbiamo fatto in salita, sempre per lo stesso motivo, cioè la neve fa schifo adesso e dobbiamo affrettarci perché domani abbiamo un'altra salita di un'altra montagna che sarà in un video a parte. Nonostante le difficoltà, è stata una delle più belle scalate che abbia mai fatto. Una montagna tecnica, elegante, da non sottovalutare affatto. Il Corno Piccolo è famoso per essere infame, ma c'è una cosa in particolare che ho amato. Per la prima volta nella mia vita ho potuto fare alpinismo tecnico sempre accompagnato dalla vista del mare alle mie spalle. Ci sono pochissimi luoghi nel mondo dove questa combinazione è possibile. L'Abruzzo è uno di questi.